Con Cristiano Luzzago scopriamo l'Alpine Renault GTA V6 Turbo, una grande storia sportiva raccontata da una vettura transalpina rappresentativa di una filosofia costruttiva e dell'evoluzione della tecnologia del turbo in auge a cavallo degli anni 70 e 80. Amici appassionati di automobili da collezione, anche oggi presentiamo una vettura sportiva, però ci spostiamo in Francia. Infatti abbiamo qui l'erede di quelle che furono le mitiche Alpine A110, che furono poi sostituite dalla 310, che per prima ebbe una linea ispirata alle tradizioni degli anni 70, con già linee tese, fanali chiusi, e questa è l'erede, quindi il restyling della 310, che negli anni 80 fu creata da Renault per essere un po' la competitor della Porsche 944. Infatti, mentre precedentemente la Renault produceva la Fuego, che era una macchina di tutt'altra levatura, ma che era in qualche modo la competitor della 924, con le Porsche più moderne non c'era assolutamente il minimo paragone, mentre con questo modello riuscirà Renault ad avere, grazie anche alle esperienze delle corse, quindi ai motori sovralimentati, con questo modello 2005 V6 Turbo, ad avere una vettura addirittura con prestazioni superiori a quelle della Porsche 944, senza tuttavia dimenticare quelle che sono le specifiche tradizionali delle Alpine, che erano le carrozzerie molto leggere in plastica e poliestere, la motorizzazione posteriore e un assetto molto sportivo. Naturalmente, se il coefficiente CX di questa vettura con questa linea era nettamente inferiore a quello della Porsche 944, infatti aveva anche prestazioni migliori e quindi poteva ambire ad essere una reale competitrice di quel modello, per quanto riguarda gli interni, che sono proprio nel classico stile Renault degli anni 80, dove c'è molta plastica e dove il design riflette proprio il costume dell'epoca, ma è anche abbastanza scarno, non ha un termine di paragone invece con la produzione delle vetture tedesche, dove i materiali sono nettamente migliori. Per quanto riguarda le motorizzazioni, questa vettura fu presentata inizialmente con un motore 2008 sempre 6 cilindri aspirato con 165 cavalli e 235 km/h, mentre con la 2005 V6 Turbo la macchina ebbe un incremento di potenza a 200 cavalli e 250 km/h. Purtroppo questa vettura non fu mai impiegata radicalmente nell'ambito sportivo, se non per un trofeo Renault. La linea di questa vettura è particolarmente filante, come abbiamo detto, il CX è di 0,28, quindi molto aerodinamica. È anche molto bello come restyling, pensando che si è partiti comunque dalla 310, che aveva delle linee molto più spigolose, quindi siamo in un periodo anni 80 nel quale invece le linee tendono ad ammorbidirsi, e questa è veramente stilisticamente una vettura ottima per il suo tempo. Per il mercato americano, dove Renault aveva in programma di fare delle esportazioni, ma che poi in effetti non furono mai fatte, le omologazioni richiedettero di fare i fanali coperti con una palpebra che li faceva ruotare e si potevano aprire e chiudere come molte altre vetture tipo le Ferrari o le Lamborghini, mentre sulle vetture europee rimasero sempre con il faro carenato dal cristallo. In piena tradizione Alpine, il motore è posteriore.
Questo è turboalimentato con compressore Garrett, è certamente il motore più potente della serie, a parte quelle che furono utilizzate per il trofeo Alpine, che erano soltanto un numero limitato di vetture, ed è l'unica competizione nella quale queste vetture furono impiegate. In seguito a questa, le altre motorizzazioni, sia per il mercato americano che per il mercato svizzero e europeo catalizzate, furono poi depotenziate e quindi avevano meno prestazioni e furono portate a 185 cavalli invece dei 200 di questa.